una piccola fame. Ok, we're ready. And maybe uptight. Uptight? Le 11.35 Radio DJ, siamo in diretta. Buongiorno a Nicky che è appena arrivato appunto con noi e soprattutto benvenuto a Phil Collins. Welcome to Radio DJ. Thank you very much. Do you understand any words in Italian? Or... Questa canzone si chiama... È già qualcosa, better than nothing. Yeah. Have you ever been many times before? Sei stato qua molte altre volte prima in Italia? Yeah, many times. With Genesis in 1973, we played everywhere, Pavia, Siena, Rimini. Quindi ha un po' di confidenza. Nel 73 con i Genesis. Ma senti, quindi ha tanta memoria, cioè uno di quelli che si ricorda tutte le serate che ha fatto, tutti gli show che ha fatto, anche nel mondo. So you have a good memory? You remember Always that specific good. show? Like Yeah, the Piper Club, Rome. Il Piper di Roma. Yeah. Cioè, per esempio, se si ricorda se esiste un paese del mondo dove non è stato. For example, is there a country in the world where you never performed? Yeah, China. We never played in China. Never played in. Well, we played in Russia. I played in Russia, in Moscow and St. Petersburg. Ma non è mai stato in Cina per scelta o perché non l'hanno mai chiamato? You never went to China because you chose to. No, it was by the time. It was a very closed. It was very difficult to play there. Okay. Era come andare adesso in Corea del Nord, insomma, non proprio facile. And by the time they changed their minds and made it possible, we'd lost interest. Ok, dice, ora che hanno cambiato idea non ci interessava più di tanto. Siamo d'accordo. Parliamo un po' di questo disco nuovo che si chiama Going Back e della sua foto di copertina con le bacchette da batterista. È un disco che gli crea anche qualche momento emozionale o è semplicemente una cosa che voleva fare per chiudere il cerchio? Let's talk about the Going Back album and that picture of you as a kid with drumsticks. It was an emotional process to record this. It was emotional, of course, to some extent, you know, but it was not sad. Right, non triste, sicuramente non triste, but it's kind of like going back to that you cannot really love era, right? Yeah, and also, before I joined Genesis, I played this music in my school group, Si dice questa era la musica che suonava a scuola prima di mettersi con i Genesis. Ma è vera poi la storia che lui e Peter Gabriel erano compagni di scuola? Is that true? You were in school with Peter Gabriel? I wasn't, but Tony Banks, il keyboard player, he and Mike Rutherford and Peter were at school. Loro tre erano a scuola insieme. Lui si è aggregato in un secondo momento. I joined from a drama school. I went to a school where there was no education. Okay, was it a drama school or drum? Drama. Drama. Batterista. Teatro. Lui ha studiato teatro Okay. ed era anche un piccolo attore prodigio, secondo me, no? Sì. Parliamo un po' della sua carriera di attore. In realtà lui ha fatto un solo film, credo che era Buster. Buster, yeah. But then you also, as a kid, that was your first stuff that you were doing. When I was a kid, this age, I was doing TV plays or film work. Buster was many years later, and Miami Vice. Miami Vice, la seconda serie. And I did an Australian film called Frauds, which was very good, but it was very black comedy, and it was Australian, low budget. Si è cimentato anche col cinema indipendente, ha fatto questo film australiano un po' noir chiamato Frozen. Io penso che lui sia da bambino anche presente in A Hard Day's Night dei Beatles. Could that be true? That's me, yeah. That's me. In the audience, right? In the audience. Nel pubblico praticamente. Nel pubblico si vede lui a un certo punto che ha 9-10 anni. Yeah, there was lots of friends of mine that were in the audience, but they in the finished film they cut one song. And when the film was 30 years old, they had an anniversary to they put out the making of A Hard Day's Night. Quindi hanno ripescato anche le altre parti. And they asked me to do that, and I found myself at last. I put a little circle, but I was. Spiega bene perché non ho capito. Sì, no, dice che c'erano tanti miei amici piccoli attori all'epoca nel pubblico della scena, però poi nel film si vede soltanto una canzone con il pubblico. E 30 anni dopo, per il trentennale appunto di Hard Day's Night, il film dei Beatles, hanno fatto tutta una riedizione e hanno chiesto a lui di indicarsi, diciamo. Gli puoi chiedere se mette un secondo soltanto la cuffia, per cortesia, che gli facciamo sentire una cosa? Can you put the headphones for a little while? They're gonna play you something. Okay, if you know this one. I can feel it coming in the air.
So who is this? This is Mike Tyson. It is Mike Tyson. Yeah, singing your song. Well, I saw the film. Okay. I saw the film, okay, but okay. I didn't. Is that a record or is that part of the DVD? No, it's a part of the DVD. Okay, because I've only seen it once. L'ha visto soltanto una volta. Però si è subito voluto informare, ma è uscito il disco o è soltanto un pezzo del film? No, e sicuramente non si ricordava che facesse così cagare. Maybe you've seen it, but you didn't remember it was that bad. I didn't remember. It was that bad. Però non gliel'ha mica detto Mike Tyson. But they also used this song at the NFL. You know, the National Football League of America. For what? For people warming up. Uh-huh. He goes, go, I can feel it coming in the air. With the headphones on? No, with the headphones while they're doing the training. I see. before La they usano come come riscaldamento i giocatori dell'NFL. Quindi un'altra praticamente. pessima interpretazione del pezzo è quella dei Potrebbe giocatori essere di Con i sicuramente cuffioni quello. sopra, come state vedendo adesso per la Serie A, insomma, negli spogliatoi, Che quando si si scaldano con le allenano cuffie. fanno vedere con i cuffioni e cantano. E anche per un commercial l'avevano usato, che è quello con i gorilla. Chi di se l'ha mai vista? And you remember that commercial, of course, the one with the gorilla. It was That's right, for some yeah. Swiss chocolate, I think. No, it's English. Cadbury's English. chocolate. Ah, Cadbury's chocolate. cioccolato inglese, pensavo quell'altro con la mucca. Mettiamo la canzone, questa è Going Back, Phil Collins dal vivo su Radio DJ. A me fa ridere, ma non è uscito il disco. Qui canzone. Which one? Allora, la cosa, sì, Upside. è la traccia 3. Traccia 3 la prossima. You have your own studio in Switzerland? Yeah, just in my house. This is where you recorded the album? Or? I recorded all the singing in my house, and the music that I play, keyboards, some guitar, some drums. Not drums, no. You didn't play drums in this one? I know I played, but in a studio, in a bigger studio. Yeah. It's fantastic. Sì, capito, si fa tutto lì in casa. Da che parte della Svizzera? Quella che guarda il lago, il lato svizzero, quello che guarda il lago grande. Ah, la French Party, ok. Quella bella, detto prima. No, we always think about the Italian part of Switzerland, which is like, it's not too bad. You No, know? it's not too bad. You go to Mont Sauvin, it's Cervinia. Ah, Cervinia. And you ski, and you ski down to the Swiss part, the Italian part. Italian. And then how do you go back? You just get a telecabin. All right. Or you never Zermatt, we call it Zermatt. Zermatt, no? Zermatt. Ah, Zermatt, sì, bravo, sì. And what about Matterhorn? That's another... Yeah, well, that's the biggest. That's The biggest, right? Yeah. Non so in Italia come si chiama. Matterhorn. Matterhorn. Conosco Zermatt. Because in Italian it's always called something else, you know? So... Cervinia, eh? That's it, right? Matterhorn. Cervinia, yeah. Mont Sauvin. Beh, buono a sapersi. In French is Mont Sauvin. Montserrat? The Matterhorn is in English. All right. The Kleine Matterhorn is the small Kleine Matterhorn. Matterhorn. It's a nice place. So you're multi-language now that you live in Well, no, French. I speak French. But French, right? Yeah. That's enough, right? To live in English Yeah. and French. And it's enough, you know. And your son speaks French? My son's first language, I have two little ones. I'd say the 5-year-old who's almost 6, his first language is French. French, yeah. Yeah, because we separated when he was 1, so most of the time he's with his mum, and so he speaks French very well. He speaks English, but when I speak to him on the phone, it's "Salut, Papa." I mean, hi, Dad. Yeah. I always get "Salut, Papa." You know the instinct, yeah. But my 9-year-old, he's English. They turn like this just like this. Me and his mum. How many sons do speaks you to have? me. How many sons? Yeah. I have 3 sons 3. and 2 girls. And 2 girls. Cioè, quindi sono 5 figli. Yeah, but they'll talk to me and then turn around and speak in French. Yeah, instantly, right? Yeah, Yeah. it's fantastic. Stare fermo. Perché
Poi hai anche un considerevole numero di capelli. Questi compiti che devo dire. Ma fai bene. Going Back, una canzone meravigliosa, la cantava Dusty Springfield, può essere? Could it be? Dusty Springfield, and the Birds. And the Birds. Yeah. Che anno era? Which year? What year was that? 66, 7 maybe. 66, 67? Insomma. Yeah, the Birds was a psychedelic, ding, Yeah, ding, sì. ding, 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 ding. Mr. Tambourine Man. Yeah, exactly. But Dusty Springfield is this is closer to Dusty Springfield's version. Sì, i Birds era più una band di anni 60 psichedelica, così, però questa versione è un po' più simile al mondo di Dusty Springfield. Questa è la canzone che dà il titolo al disco, ce ne sono 29 di tracce all'interno ed è il disco attualmente più venduto in tutta Europa. Questo, a parte il fatto che sia un grande successo, significa probabilmente che chi compra i dischi non è più un ragazzino, forse. This is what he's saying. Going Back is number one in Europe. In Europe, yeah. This week. The last 3 weeks now. For the last 3 weeks. Ah, per yeah, l'ultima I've been- settimana. He's saying maybe the type of audience that still buys records is maybe an older audience. Yeah, that what- it could be. Could be. Yeah, I don't know how they make the chart now. I don't know. Because there's digital. certo. and Ah, things. okay. I don't know, but I think because of the kind of packaging of this record, people would prefer to buy the record, Certo. to feel it, to own it, than maybe just to download it on a Si dice, non so come fanno le classifiche adesso, se calcolano anche il digital download, sicuramente non quello illegale, però dice, visto anche un po' il packaging come è fatto, sai, adesso anche per Certo, vendere certo. i CD si offre qualcosa un po' di più, dice magari la gente preferisce possederlo. Con quale criterio ha scelto le 29 canzoni che ha inserito all'interno? How did you pick up the 29 songs that ended up on the record? Just really from being my favorite songs. I first of all I just wrote down the songs I knew I liked, and then when I'd kind of thought of all of them, then I would get out the Motown records or the Curtis Mayfield records, and I'd say, I forgot about this. Talking About My Baby was a song that I forgot about, for example. That's a Curtis Mayfield song. But they're all my favorite songs, so they were all up here in my head. Okay. And also on the 29 song album, there is a DVD, and the DVD tells from the very beginning in my house Ok. all the way through to the finish of the record. So Praticamente il DVD racconta l'intera storia del progetto, giusto? Comunque tutte canzoni, insomma, veramente le sue preferite. Ha fatto prima un listone. Sì, anche però ha detto, sono andato a controllare la lista dei successi della Motown e ho scoperto che per esempio Talking About My Baby me l'ero dimenticata. No? Esatto, Perché quindi ha succede che aggiunto uno alla si dimentichi lista. delle canzoni. È vero che non può più suonare la batteria, almeno questa è la leggenda che gira. Che gli faccia male la mano, insomma, che abbia una specie di artrite, no? So you're playing drums now? yeah, well, I play drums on the record, but I had to have tape Ah, ok. to hold because my arm is messed up, Ok, ha un problema con il braccio Ok. e quindi deve mettere del nastro molto stretto, però ha suonato la batteria per esempio su questo disco. Yeah. È un infortunio comune per i batteristi dopo una vita a suonare questo. Does that happen often for drummers, like after years of drumming? No, I don't know. I mean, I've had a lot of support from drummers that have written to me. Larry Mullen from U2, he had some ideas for me, but right now I can't play. I cannot feel. Ah, There's no sensitivity there. Gli manca un po' di sensibilità. Nelle prime tre dita, sì. So I may not be playing drums. Mettiamo un'altra canzone del disco, questa è un altro degli standard della Motown degli anni 60. Chi cantava questa canzone? Who sung this song? Stevie. Stevie Wonder? Oh, meraviglioso. Questa è Uptight. Sono Stevie, come? Lo dice, no, Stevie Wonder, Stevie. Come dire Vasco. Certo, no? certo. Sì, non abbiamo detto che Larry Mullen l'ha chiamato, ha avuto molto supporto. No, ma... Ho detto, maestro Purtroppo Vado, quando mica, c'hai, Segolento. quando capisci la sua traduzione, il suo inglese, Se ti sembra non di c'è averlo bisogno già, e sembra certo. che tutti lo capiscono, ma ho avuto molta solidarietà, ha detto, no? Lots of support. Anche la Motown, la prima volta che c'è stata la batteria. Sì, ma puoi stare in piedi, basta che stai attaccato, No, esatto, puoi stare perché lì, tranquillamente cazzo, appoggiato.
Sono ingombrante, scusatemi. Almeno lì sotto mi posso muovere un po'. Comunque per la cronaca lui è l'unico insieme a Beatles e Michael Jackson che ha venduto più di 100 milioni di album. Proprio di quei fatti. E secondo me si ricorda anche le posizioni in classifica, cioè ho già visto che uno si ricorda Siena, cioè si ricorda delle robe. Beh, però l'Italia anni Vediamo che facciamo 70 una con cosa veloce. Genesis. I'm just an average guy, no football hero or smooth on one side. Empty pockets, you see, I'm a poor man's son. Can't give a thing, so the money can buy. But I never made my lady cry. 'Cause it's alright, I can do eyesight, because my heart is true. She says, baby, everything is alright. Uptight, out of sight. Baby, everything is alright. Uptight, il successo, il capolavoro di Stevie Wonder, ripreso in Going Back, il disco nuovo di Phil Collins, cantato da Phil Collins. Un'ultima domanda: che effetto gli fa pensare che lui che è tuttora un grande batterista, in realtà è stato tantissimo amato per le sue ballate? Cioè le canzoni in cui la batteria non conta quasi nulla. Sì. How does it make you feel, the fact that you started as a drummer but you mostly thought of as a singer that made beautiful ballads? Yeah, well, it's like being adrift in a boat. You're sitting in a boat and suddenly you fall asleep and then you wake up over there and you think, how did I get here? I don't know. It's true that a lot of people don't know that I play drums. They come to a Genesis show, or they used to come to a Genesis show, or one of my shows, they see 2 drum kits and they say, oh, I wonder what the second one's for. Oh, he plays drums as well. That's how talented, but that's... For me, the first thing was drums. Ok. Sì, è un po' come essere in una barca alla deriva, no? Ma anche su un pedalò, secondo me, ti addormenti, Certo, poi ti risvegli e dici, come sono finito qua? È vero, molta gente non sa che suono la batteria, o mi venivano a vedere con i Genesis, oppure mi hanno visto magari dal vivo e hanno visto 2 batterie montate sul palco e ho detto, ma la seconda come mai? Perché lui in certi punti del concerto la suona e nasce come batterista. Ridiciamo la cosa di prima del supporto per esempio Larry Mullen degli U2 è stato uno dei primi a dargli così solidarietà e a spiegargli anche qualche trucchetto nuovo per poter suonare la batteria vista la sua condizione risparmiarsi di anche adesso. un pochino. Bene, grazie moltissime, è stato un grande piacere averti con noi, Phil Collins su Radio DeeJay. Phil, thank you very much for It's being very, with us. very nice. You have to say something in Italian. Wow, ok. Molto bene. Questa canzone si chiama... Sempre quello. Ok. We heard that before. No, questo album si chiama Going Back. questo album si chiama Going Back. Ok, Phil Collins, thank you very much. Ciao. Ciao, Thank you. DeeJay chiama Italia.